Bene, allora vediamo come trovare un punto che sia più basso rispetto alla superficie che stiamo lavorando. E come vedete in questo caso è qui. Allora, molto semplicemente con un pennarello andiamo a lavorare un pezzo di metallo che sappiamo sia orizzontale. Si passa così ortogonalmente alla parte più bassa per segnare appunto la parte che non è in piano. Poi si prende un pezzo di scotch e si mette sulla parte. È possibile vedere il colore attraverso lo scotch che non copre completamente, quindi tagliamo col coltello. Si taglia col coltello e si toglie la parte in eccesso e quindi
sempre con la matita si segna più o meno il contorno della parte più in basso. Adesso la parte che a me interessa è quella proprio vicino al bordo, perché è dove si attestano i listelli. Poi a seconda di quanto del materiale che si deve mettere ci si terrà più o meno distanti da questo segno, quindi io metterò un compensato di 0,4 mm, quindi credo che così a occhio sia sufficiente, qualcosa del genere. Quindi togliamo lo scotch e lo applichiamo sul materiale che c'è da rimuovere, lo applichiamo sul materiale che poi metteremo sul posto. Questo materiale è molto sottile, quindi lo possiamo tagliare con delle forbici. Vediamo come va. Come potete vedere ho ripassato questo che era precedentemente colorato, e questo bordo adesso è troppo alto, quindi c'è bisogno di ridurlo. Quindi prima cosa, quella che farei è fare un segno più o meno dove va messo, quindi segnare con la matita il taglio successivo. Quindi adesso ho tagliato, rimpicciolito, rimetto dove sta il segno, ripasso il colore. Come vedete è ancora alto, quindi va rivisto un'altra volta. Adesso sembra abbastanza buono come altezza, vediamo. Direi che ci si può accontentare. Ok, sembra tutto abbastanza buono come piano, e in questo modo ho evitato che in questo punto ci fosse un avvallamento troppo pronunciato. Finalmente questa parte del lavoro finita, e ci sono giusto due osservazioni da fare. Allora, la prima è dato che questa parte qui diciamo l'ho fatta a mano, non ho pensato di misurare questa larghezza e questa, e quindi non mi sono accorto della differenza. Infatti se la misuriamo, diciamo 9 e 8, 9 e 7, un millimetro. Quindi che è successo? Che qui sono riuscito a mettere diciamo 1,5 millimetri di mogano, mentre qua sono andato un po' stretto, e quindi questa parte rimarrà non simmetrica.
media. Quindi per chi dovesse ancora fare il lavoro, consiglio di misurare e vedere se ci sono delle differenze e quindi regolarsi. Un'altra cosa è che qui diciamo è venuta una sorta di curva, da qui diciamo va verso il bordo e poi rientra, invece da questa parte da qui va più o meno dritto, e anche in questo caso purtroppo non si può rimediare. Quindi quando si fa questo lavoro è bene prendere delle misure in più.